Dato che con un reporter in valigia andiamo alla scoperta della cultura, dei luoghi, questa nuova avventura parte da un luogo che è un crocevia di culture diverse, una terra di frontiera da sempre, e qua si parlano più lingue, ci sono state diverse dominazioni nel corso della storia. Mi trovo in Friuli, Venezia Giulia e il viaggio di reporter in valigia di questa nuova stagione parte da Trieste. Giga. Gabriella. Miriam. Nikhil. Io sono di Slovenia. Messico. Da Trieste, Italia. Io sono indiano. E sei venuto qua a ascoltare i Pooh? Yes, I kind of like it. I'm studying Trieste. What? Production Engineering and Management. And do you like Trieste? Sì, molto piace Trieste. Noi eravamo a Pordenone un anno, poi eravamo in Germania tutti insieme. Era una molto bella esperienza. Io sto lavorando a Trieste. Che lavoro fai? Software. No, vamos al mare, sto in vacanza. ¿Puedes trabajar para el Friuli Venezia Giulia? Si ho un'opportunità, sì. Sì, sto qui per lavorare. Sì, a me piace, i piatti friulani ma sono molto vicini alla Slovenia. Io sono del nord di Slovenia e volevo andare fuori un po' e stavo guardando Austria come ogni sloveno del nord, ma poi c'era questa opportunità, credo che si conoscono bene i sloveni qua del sud e triestini. E io mi sento molto benvenuto in città. E lavoro adesso a Trieste, anche in un'azienda software. Ma io sono nata qua, che è la mia città. E poi vediamo come saranno i progetti. L'amore è nato all'università? Sì. A studiare fa bene, diciamo. Diciamo. Questi simpatici ragazzi mi hanno fatto tardare l'orario della cena, però ne valeva la pena. E adesso sono in Piazza della Borsa, mi pare, ancora non ho scelto dove fermarmi a mangiare. Tra l'altro si vedono dei minacciosissimi lampi sul mare, speriamo rimangano arginati lì quanto più possibile, ma so già che domani sarà una giornata di temporali, c'è stata l'allerta meteo e quindi ho deciso di partire da Trieste perché almeno se piove tanto vado per musei e per caffè storici. My name is Lisa Marie. My name is Sarah. We are from Austria. So you were in Austria yesterday and you decided just to come here for a couple of days to sell your heart? Yes, right. And we are friends since like, I don't know, 12 years. 12 we years. We met in middle school. And now we're trying to sell our self-made prints. Nice. Drawings. Here, it's a bit windy. Mine are these one-liners, so all of them are made from one line. This is one of mine, Oh. yeah. And I think in the back, yeah, here's one of Lisa's. So hers are more like paintings with lots of colors. And with this pencil actually. I carry it with myself all the time and draw whenever I feel inspired from people, places and stuff like this. So, but after school I traveled in New York and in the US and then in India and in Barcelona. I went first for 1 year to Chile, and I went to Spain to work there. I came back home and I went for 1 month to India. And now I live in the Netherlands. And even though you meet so many different people, they all have the power to change you, to influence you in certain aspects. And also I think it does so much to your own empowerment and to your own self-growth. And you discover yourself, as I said, in many different situations, but you have never imagined before. And that does a lot to you. And I think that's what you recognize when you come back home after you're traveling, and you just see how much you changed and how also your opinion changed. Which was your favorite place in terms of inspiration? I think this was in India, and I think it was especially because of the people. Like places can be very beautiful and just breathtaking, but I think it's especially the people. I was actually working with an NGO there, and they were empowering transsexual women. And it was really a nice group of people there. It's like such a nice, welcoming place. And
And I think it really doesn't matter where you are. It's more like matters what kind of people surrounds you. E niente, ancora non sono riuscito ad andare a cena, sono stato rapito dall'arte di queste due giovani austriache che hanno deciso di fare questa pazzia, venire qua un paio di notti a Trieste per far vedere i loro disegni scompigliati dal vento, anche un po' autofinanziarsi. Provo finalmente a cercare qualcosa da mangiare, anche perché si sta facendo una certa ora e la fame la contento con un brodetto di pesce. Ci dovrebbero essere più piazze chiamate Unità d'Italia ed è penso una delle piazze più belle che abbia mai visto. Oltretutto il fatto che abbia come quinta il mare che adesso non si vede, una gigantesca stanza buia. Dalla zona della Movida, che a ridosso delle rive partono dal viale dei vicoli stretti che sembrano già più veneziani, con edifici alti con soltanto una riga di cielo che si intravede, l'arco romano che addirittura è preda di ragazze che festeggiano un addio al nubilato. Però che vento! Sto percorrendo via della Bora e il nome della via è presto spiegato, perché secondo la tradizione triestina in nessun altro quartiere spira un vento così forte come tra questi vicoli. Finalmente un po' di quiete in cima alla città vecchia, dove c'è questo viale che inizia a far intravedere la facciata della cattedrale di Trieste, ovvero il gigantesco rosone. Non ho mai visto un rosone gotico così pesante gravare così tanto sul portale sottostante, protervo nella sua stazza, come a dire: io sono il protagonista indiscusso del ridisegno di questa parte di città, che però vi racconterò meglio domani di giorno. Cacciatori di fulmini qua sul molo Audace, ne hanno tanti da collezionare questi fotografi austriaci, che qua dal molo Audace se li gustano tutti. Non ho mai visto così tanti di fulmini nel giro di mezz'ora. Molo Audace, un molo che prende il nome dalla nave da cui sbarcarono i bersaglieri. Da quello sbarco partì la riconquista di Trieste e la definitiva Unità d'Italia, un molo che proprio parte di fronte a Piazza dell'Unità d'Italia in mezzo all'Adriatico. Pensavo di averle viste tutte, invece di Audace ci sono questi turisti austriaci che hanno ben pensato di fare un tuffo alle 2 di notte dal molo. Che pazzi! Un mare Adriatico come non lo avete mai visto, con Piazza dell'Unità d'Italia, che è questa quinta teatrale architettonica magnifica dove dal Rococò si arriva allo stile eclettico del Liberty e si protende al mare, appunto, che è proprio a filo della passeggiata, e in questo preciso istante c'è un concerto di lampi e di fulmini lungo le rive, così si chiama questa zona della passeggiata lungo il mare di Trieste, che illuminano di azzurro e di viola la notte dell'Adriatico. Qua, dal capoluogo del Friuli Venezia Giulia, comincia questa nuova avventura di un reporter in valigia, e davvero inizierà come un'avventura, perché mi aspetta un inizio parecchio turbolento per quanto riguarda almeno le condizioni meteorologiche, ma sicuramente ci saranno storie da raccontare, curiosità da scoprire, e quindi seguitemi in questo viaggio nel Friuli Venezia Giulia.